Amiche ed amici, oggi vi mostrerò come realizzare dei cuori all'uncinetto che possono essere un'ottima idea regalo, sia da regalare proprio così come li vedete o da regalare insieme ad una vostra creazione handmade. Per esempio in questo caso utilizzo la borsa Magda, un altro progetto super facile e veloce, ottima idea regalo. Inserisco appunto il mio portachiavi cuore e voilà, guardate che meraviglia. Oppure prendiamo in considerazione la borsa Aine, altro progetto super facile e veloce, basta inserire anche qui il nostro cuoricino ed il gioco è fatto. Qui abbiamo diversi cuoricini realizzati sempre seguendo lo stesso procedimento ma con materiali diversi. Questo per dimostrarvi che potete utilizzare qualsiasi filato abbiate a disposizione. Questi sono tutti avanzi. Oggi insieme a voi lo realizzerò in fettuccia. In ogni caso qui ho utilizzato del cordoncino da 2 mm lavorato con l'uncinetto 3, qui invece ho utilizzato della lana di diverso spessore. Anche qui in base allo spessore che utilizzate il cuoricino verrà più o meno piccolo. Se avete a disposizione del filato sottile ma volete un cuoricino più grande proprio come questo, allora mettete il filo a 2 capi. Per quello in arancione, che è un po' più grande rispetto a quello in fucsia, ho utilizzato della lana un po' più grossa. Guardate che differenza, quindi vi sto dando diverse linee guida da seguire, utilizzate ciò che avete e mettetevi all'opera. Questo per esempio l'ho realizzato con del velluto, è molto più grande dell'altro, quindi anche il velluto va più che bene. Quindi per questo progetto ci occorrerà del filato, in questo caso utilizzerò della fettuccia con l'uncinetto numero 6,5 e un anello portachiavi. Questo qui potete acquistarlo su Amazon, vi lascio il link sotto a questo video. Vi arriverà proprio così come lo vedete, con questa catenina che è molto comoda. Ovviamente per aprire l'anello un po' più grande ci occorreranno anche delle pinze. Bisogna fare un anello magico e inserire l'uncinetto al centro, prelevare la fettuccia stessa e andare a fare subito 3 catenelle. 1, 2 e 3. All'interno di questo anello andiamo a lavorare intanto 3 punti alti. Chiudo le prime 2 e le altre 2. Secondo punto alto e terzo punto alto. Poi lavoriamo 2 mezzi punti, quindi prendiamo il filo, ci inseriamo, abbiamo 3 asole e chiudiamo tutto. Ripetiamo lo stesso lavoro, secondo mezzo punto, chiudo tutto, poi facciamo un solo punto alto, prendo il filo, quindi chiudo le prime 2 e poi le altre 2 e adesso in maniera speculare andiamo a ripetere tutto il lavoro di prima. Stringo nel frattempo un po' l'anello, quindi vado a fare 2 mezzi punti, chiudo tutto, secondo mezzo punto, chiudo tutto, 3 punti alti proprio come all'inizio, 1, 2 e 3 e concludiamo questo primissimo ed ultimo giro con le ultime 3 catenelle. Bene, una volta fatto questo ci andiamo a chiudere nell'anello magico con punto bassissimo. Entro, prendo la fettuccia e chiudo. Così possiamo fare anche una catenella di sicurezza, tirare un po' di fettuccia, tagliare e prima di andare a chiudere il nostro anello magico portiamo la fettuccia che abbiamo tagliato al centro, così nascondiamo la catenella. Una volta fatto questo tiriamo il filo, la coda dietro, quindi chiudiamo l'anello magico. Tiriamo anche la fettuccia tagliata precedentemente e voilà! Facciamo 2 nodini e poi andiamo a nascondere la fettuccia in eccesso per un po' di punti. Io ho preso un uncinetto più piccolo, 4,5, faccio prima in questo modo piuttosto che utilizzare l'ago. Quindi stacco anche qui l'eccesso e voilà, il nostro cuoricino è così pronto. Adesso prendiamo il nostro anello portachiavi, pinza con pinza apriamo questo anello e lo facciamo passare in un punto qualsiasi. Io lo metto qui come ho fatto con gli altri cuoricini. Ok.
chiudiamo l'anello. Bene, e il nostro cuore all'uncinetto è così pronto, avete visto? Non abbiamo impiegato praticamente nulla. Credo proprio che questo cuore lo abbinerò all'ultima borsa realizzata, la borsa in fettuccia Marissa. Infatti ho utilizzato lo stesso materiale, quindi basta aprire il nostro moschettone e voilà! Quale regalo migliore di questo? Spero che l'idea e il progetto vi siano piaciuti, vi aspetto come sempre giù nei commenti, mi raccomando continua a seguirmi per non perderti altri contenuti interessanti. Alla prossima, un bacino!